Bene, diamo il via a questo approfondimento. Oggi esploreremo una dinamica storica incredibilmente complessa, ma lo faremo in modo un po' diverso dal solito, ovvero attraverso la lente rigorosa dei dati e dell'economia politica. Il titolo esatto della nostra analisi di oggi è proprio questo: Le autostrade hanno aiutato Hitler. Esamineremo in modo puramente oggettivo uno studio a dir poco affascinante pubblicato sull'American Economic Journal. Analizzando una vera e propria montagna di dati dell'epoca, gli autori hanno cercato di quantificare esattamente in che modo le grandi opere pubbliche riescano a manipolare il consenso politico. È un'indagine accademica meticolosa che ci guiderà tra numeri, mappe e metodologie sorprendenti. Insomma, partiamo. Tutta questa ricerca parte da una domanda che, se ci pensiamo bene, è davvero profonda quando si analizza l'ascesa dei regimi totalitari. Come riesce un dittatore, che all'inizio era apertamente osteggiato da ampie fette della popolazione, a ottenere un consenso quasi totale nel giro di pochi mesi? È un interrogativo cruciale, perché il potere non si consolida solo con l'intimidazione o la repressione. Serve qualcosa di più. La vera dittatura, quella che si nutre anche di un reale consenso popolare, necessita di meccanismi di persuasione di massa letteralmente perfetti. E questo ci porta alla sezione 3, Democrazia in pericolo, perché la storia ci ricorda che i regimi autoritari raramente governano solo con l'uso della forza. Per radicare davvero il potere c'è bisogno di fabbricare un supporto popolare tangibile. E guardando questa linea del tempo, la rapidità di questa trasformazione fa impressione. A marzo del 1933 abbiamo le ultime elezioni semilibere e badate bene, in quel momento una fetta enorme della popolazione faceva ancora un'opposizione attiva e decisa. Poi a settembre del 1933 scatta qualcosa. Viene posata la prima pietra della nuova rete autostradale. Neanche 2 mesi dopo, a novembre del 1933, si vota di nuovo con un solo partito ammesso. Il clima era di totale intimidazione, ma c'era ancora chi sfidava il sistema annullando le schede. La svolta definitiva arriva ad agosto del 1934. Un plebiscito garantisce poteri assoluti al vertice, registrando un picco di supporto senza precedenti. Ma cos'è successo in così poco tempo? La risposta potrebbe nascondersi in quello che possiamo definire un progetto estremamente visibile. Il nostro sospettato numero 1 è proprio l'Autobahn. Date un'occhiata a questa mappa della rete autostradale nel 1934. Quelle linee scure e spesse sono i cantieri aperti. Notate nulla di strano in questa distribuzione? I lavori sono partiti in modo simultaneo in una miriade di punti completamente disconnessi tra loro. Dal punto di vista dell'utilità ingegnieristica è un controsenso totale. Avrebbe avuto molto più senso finire prima una tratta funzionale per intero, giusto? E invece no. Dal punto di vista dell'economia politica è stata una mossa incredibilmente calcolata. L'obiettivo era massimizzare la visibilità locale dell'opera affinché il maggior numero possibile di cittadini potesse letteralmente vedere con i propri occhi le scavatrici in azione fuori dalla porta di casa. E qui passiamo alla sezione La prova dei voti. Tutta questa visibilità strategica ha effettivamente spossato l'ago della bilancia elettorale? La risposta è impressa in questa mappa termica, è il frutto di complesse elaborazioni statistiche, ma il messaggio visivo è inequivocabile. Le zone in rosso più scuro, che rappresentano i guadagni elettorali più alti a favore del regime tra il 1933 e il 1934, seguono quasi al millimetro le linee dei nuovi cantieri autostradali. C'è una correlazione pazzesca. Dove si scavava, lì il consenso locale impennava in modo anomalo. Questa intuizione diventa una prova statistica rigorosa guardando questo grafico. Sull'asse orizzontale abbiamo la distanza in chilometri dai cantieri, mentre su quello verticale c'è la variazione dei voti. Fate attenzione a quelle lineette nere in cima alle colonne grigie. Gli economisti le chiamano barre di errore e in questo caso indicano un intervallo di confidenza del 95%. Significa che il dato è scientificamente blindato. Come si vede, il supporto elettorale ha fatto un balzo drastico proprio nei comuni situati tra 0 e 20 km dai lavori, per poi crollare gradualmente man mano che le città si trovavano più lontane dal cemento fresco. A questo punto sorge un problema metodologico classico che affrontiamo nella 10ª sezione, il test del percorso. Il dubbio legittimo è questo: l'infrastruttura ha generato la popolarità oppure è stato il regime a tracciare le strade per premiare regioni che gli erano già fedeli? Per risolvere questo enigma, lo studio tira in ballo i percorsi a costo minimo. Immaginiamo che un software debba calcolare il tragitto più efficiente tra 2 città, guardando solo alla conformazione del terreno, evitando magari forti pendenze o grandi fiumi, ma ignorando totalmente la politica. Gli economisti usano proprio queste rotte virtuali e puramente geografiche per isolare l'effetto causale, spogliando i dati da qualsiasi sospetto di favoritismo politico. Guardate che spettacolo questa sovrapposizione. I tracciati teorici a costo minimo, quelli grigi e spessi, combaciano in modo pazzesco con i tratti di autostrada realmente costruiti, indicati in nero. Questa corrispondenza netta dimostra un fatto essenziale.
Le autostrade hanno seguito una rigida e gelida logica di efficienza geografica, non una convenienza elettorale. Questo ci permette di affermare con certezza che fu proprio l'infrastruttura a causare un boom genuino di popolarità nelle zone attraversate, e non viceversa. Ma cosa scatenava esattamente questo entusiasmo? Arriviamo alla sezione propaganda contro economia. Cosa ha fatto davvero cambiare idea alle persone? È stato un sollievo economico reale portato dai cantieri o è stata una magistrale illusione di propaganda? Il confronto è sbalorditivo. I benefici economici diretti dei cantieri in realtà furono scarsissimi. Nel momento di massima attività furono impiegati poco più di 100.000 operai, che era a malapena una goccia nell'oceano rispetto ai milioni di disoccupati dell'epoca. Tra l'altro, i dati confermano che la disoccupazione calò ovunque in modo uniforme, in tutto il paese, per via di una generale ripresa economica slegata dalle autostrade. L'effetto della propaganda invece fu massiccio, ha distorto completamente la realtà, convincendo tutti che la ripresa fosse solo e unicamente merito di quei cantieri pubblici. Hanno saputo usare l'amplificazione dei mass media in modo spaventoso. Organizzavano trasmissioni radio in diretta affinché i rumori dei martelli pneumatici risuonassero nei salotti di tutta la nazione. Le prime pagine dei giornali non parlavano d'altro, orchestrando inaugurazioni pompose anche solo per un piccolissimo chilometro completato. E la prova del 9 è che i picchi elettorali più alti si sono registrati esattamente nei luoghi in cui i cantieri coincidevano con un'ottima potenza del segnale radio. Hanno trasformato una semplice striscia di asfalto nel simbolo tangibile di una nazione che risorgeva dalla stagnazione economica. Il che ci porta a tirare le fila del discorso nella sezione Il potere della percezione. I numeri che abbiamo analizzato ci lasciano una lezione chiara su quanto possa essere distante la realtà dalla sua percezione pubblica. L'evidenza ci dice che realizzare progetti infrastrutturali altamente visibili è uno strumento formidabile per consolidare il potere autocratico. E non per l'opera in sé. All'epoca le automobili in circolazione erano pochissime, i vantaggi logistici erano ridicoli, il successo dell'Autobahn fu al 100% simbolico, lanciava un messaggio perfetto, creava l'illusione di un governo ipercompetente, energico e capace di risolvere con la forza del cemento tutta l'instabilità che aveva caratterizzato l'era precedente. Ed ecco una riflessione finale che dovrebbe far scattare un campanello d'allarme oggi. Studiare queste dinamiche del passato è l'unico vero modo per tenere gli occhi aperti sul presente. In che modo giganteschi e visibilissimi progetti infrastrutturali contemporanei, magari immensi stadi nel deserto, nuove capitali faraoniche o dighe colossali, potrebbero mascherare le reali intenzioni e la mancanza di libertà dei regimi autoritari odierni? Comprendere la matematica dietro gli eventi storici ci dà un'arma potentissima per leggere il nostro presente con uno spirito molto più critico. Speriamo che questa analisi abbia fornito spunti interessanti e ci vediamo al prossimo approfondimento.